Ciao a tutti amici della Vergine, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami, Vergine, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di marzo 2024. Wow! Abbiamo la carta della stella, amici della Vergine. Quando c'è la carta della stella si può parlare di un periodo, diciamo, dedito all'intuizione, dedito a quello che è anche il porsi nuovi obiettivi e, diciamo, nutrire un sentimento di speranza al fine di perseguire questo obiettivo. È una carta anche di destino, eh. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico. Io come sempre vi ricordo che le letture sono per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare oppure Venere. Per capire come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, la trovate sotto nella descrizione del video e sempre in descrizione trovate il link per gli oroscopi del 2024 e per le tarot pratiche del 2024. Bene, ricordarvi che questi sono comunque previsioni sugli affetti in generale, quindi possono riguardare la famiglia, le coppie piuttosto che gli amici. Io vi dirò il movimento energetico più importante e voi cercherete di adattare la lettura alla vostra realtà. Per quello che riguarda le letture delle coppie e dei single, sono già online e le trovate nella sezione dei video scorrendo in basso col dito. Bene, andiamo a vedere. Ah no, l'ultima cosa ragazzi, vi ricordo che le sessioni individuali sono temporaneamente sospese. Allora, partiamo con una temperanza, un 3 di spade, il mondo, la regina di pentacoli, gli amanti, un asso di coppe, e un 6 di coppe. Allora ragazzi, partiamo da questa temperanza. La temperanza di solito è una carta che parla... allora, devo dire che vedendo il 3 di spade e la temperanza, si potrebbe trattare di qualcuno che sta affrontando un percorso di guarigione, potrebbe essere una guarigione spirituale, potrebbe anche essere una guarigione fisica, quindi una convalescenza. Devo dire che questo 3 di spade può rappresentare una delusione, una sofferenza che andrete a vivere nella terza settimana di marzo. Ragazzi, a me spiace sempre leggere certe carte o dare certe notizie, però fondamentalmente la lettura di tarocchi serve a questo, no? Più o meno ad avere un'idea di quello che succede per poter, ehm, diciamo, arrivare preparati agli eventi. Allora, andiamo a vedere carta per carta, partiamo dalla temperanza. Abbiamo un 6 di pentacoli e un fante di pentacoli. Sì, anche 6 di pentacoli è una carta di forte equilibrio. Quindi può essere che nella, diciamo, prima parte di marzo siate stati, diciamo, interessati da quello che potrebbe essere un ritornare a un vostro equilibrio psicofisico, psicoemotivo, potrebbe essere un equilibrio anche monetario, considerato 6 di pentacoli. Per qualcuno si tratta di iniziare un percorso di studi che espande la coscienza in modo da effettivamente dare il passo a questa guarigione di cui ci parla Temperanza. Andiamo a vedere 3 di spade. Abbiamo un 8 di spade, infatti, e un 10 di pentacoli. Ragazzi, io qui credo che ci sia qualche sofferenza, che in realtà non è una sofferenza che vi dà qualcun altro, ma è una sofferenza autoinflitta. C'è un 8 di spade, che è una carta di autosabotaggio, è una carta di qualcuno che vede sempre tutto negativo,
E io credo che, considerato questo 10 di pentacoli, che ci sia qualche cosa che ha a che vedere con la famiglia o con il gruppo familiare. Potrebbe essere sia la famiglia di origine che la famiglia che avete creato voi, però è come se ci fosse, allora, o una sofferenza all'interno della famiglia e qualcuno pensa che non si possa fare diversamente, ehm, oppure è come se qualcuno soffrisse per lo stare in famiglia. Può essere le due cose. Adattatelo voi alla vostra realtà e fatemi sapere nei commenti come vi risuona. Andiamo a vedere il mondo. Allora, abbiamo 4 di pentacoli e un 5 di pentacoli, sì, infatti. Io credo che qui ci sia una questione monetaria in mezzo, perché c'è qualcuno che con questo mondo vorrebbe magari raggiungere i risultati di cui abbiamo parlato delle stelle, potrebbe essere un compimento, potrebbe essere anche uno spostamento per qualcuno, però è come se ci fosse una zona di comfort alla quale siete aggrappati. La zona di comfort per qualcuno fortemente legata al denaro piuttosto che a un'abitazione, cioè se mi tolgo da questa relazione perché è autosabotante, perché magari non mi dà quello che mi aspetto, dove vado? Come provvedo a me stesso o a me stessa? Andiamo a vedere la regina di pentacoli. Allora abbiamo un 7 di bastoni e un 2 di bastoni. Ragazzi, io credo che questo 8 di spade influisca e non poco, questi pensieri autosabotanti, quest'idea di non poter far diversamente o di non riuscire a trovare una soluzione o di essere obbligati a stare in qualche tipo di relazione piuttosto che situazione. Sento che è proprio solo la vostra testa che vi sta dicendo queste cose e che in realtà non è così. La regina di denari, allora, per qualcuno potrebbe essere una persona che in qualche modo ostacola questo tipo di cambio, questo tipo di trasformazione che vediamo qui. Se no potrebbe essere anche la vostra energia. E io qui vi dico che è per quello che avete la carta della stella, perché con il 2 di bastone al contrario è come se non aveste altri obiettivi. Ma giustamente, perché comunque con questo 8 di spade qualcuno pensa, dicevo, qualcuno pensa che non si possa trovare un'altra alternativa. Andiamo a vedere questi amanti al contrario. 10 di spade. Ho proprio l'idea tra la stella e tutto il resto che più che altro siate voi che dobbiate puntare a un obiettivo da raggiungere. Se quello che volete raggiungere è la vostra indipendenza, la vostra autonomia economica, muovetevi adesso ehm, perché, cioè, nel senso, è come vi posso dire, è solo una paura. Nel momento in cui inizierete a muovervi, secondo me inizierà qualche cosa di bello per voi. Allora, il 7, scusate, gli amanti al contrario sono spiegati dal 10 di spade, dal 7 di spade, dal 5 di coppe e dall'appeso. Allora, in questo caso sento che la carta degli amanti fa riferimento a una scelta che dovrebbe essere presa o che andrete a prendere, perché c'è un 10 di spade e che, è una carta di fine ciclo, come se qualcuno volesse smettere o di raccontare bugie o di ascoltare bugie, ok? Perché qua c'è un 7 di spade. Ho come l'idea che se state frequentando una persona, che sia da tanto o da poco tempo, ci sono parecchi dubbi nei confronti o della situazione o della relazione. Potreste venire a scoprire delle bugie che vi hanno detto, ehm, o anche dei furti, ragazzi. Nella quarta settimana di marzo fate attenzione ai furti
mi viene da dire anche alle perdite, quindi a non perdere le chiavi, piuttosto che gli occhiali, piuttosto che il telefonino. Andiamo a vedere l'asso di coppe. Un altro asso, asso di bastoni e un 9 di bastoni. Allora ragazzi, devo dire che verso la fine del mese ci sarà un nuovo inizio. Fatemi vedere un attimo questo 6 di coppe. Voglio capire se sarà una persona nuova o no, perché ancora non me lo dà. Asso di spade, un altro asso ragazzi, e 9 di pentacoli. Voglio un'altra carta per il 9 di pentacoli. Fante di bastoni. Sì, allora, è come se finisse una determinata fase e iniziasse un'altra fase. Qui abbiamo 1, 2, 3 assi, ragazzi. Quindi verso fine marzo inizierà, diciamo, una nuova tappa della vostra vita. Sinceramente non sento che sia una tappa che inizi con qualcuno in particolare, a meno che già non abbiate qualcuno. Però se siete single, sì, ci potrebbero essere delle avventure, ci potrebbero essere delle storie, qualcuno addirittura potrebbe essere una persona che conoscete già da tanto tempo e che si rifà viva, ma non sento che vogliate, nel caso siate single, che vogliate iniziare qualcosa di più serio, di più stabile, come se per adesso voleste godervi un po' il vostro paradiso in solitaria, mi verrebbe da dire. Se appunto siete in una relazione o in una determinata situazione che pare essere in equilibrio verso metà marzo, vi dico che c'è qualche tipo di pensiero, qualche tipo di realtà, qualche tipo di paura che secondo me avete bisogno di elaborare perché molto lo fa la vostra testa di questo tre di spade, della sofferenza che state vivendo. Io credo che qualcuno sia in difficoltà a livello appunto economico, non tanto perché manchino i soldi, ma perché il discorso è, ma se io mi tolgo da questa situazione, come faccio con i soldi, come faccio con la casa, come faccio con X cosa? Per cui ragazzi, guardate, se la situazione che succede fosse all'interno di una relazione stabile, devo dire che farete pace. Ehm, Ci vorrà un momentino, con questo asso di spade è necessario mettere le cose in chiaro, cioè questo io lo tollero, questo non lo tollero, o cose per lo stile. Se invece siete proprio in una relazione che non funziona più, questo potrebbe essere un buon periodo per iniziare a prendere in mano le redini della situazione, iniziare a vedere se il lato economico, diciamo, è quello che vi preoccupa, appunto, come posso gestirmi, che cosa posso fare per trovare, per ricreare quel tipo di sicurezza economica di cui ho bisogno. Devo dire, se siete in una relazione, ragazzi, qui potrebbe esserci una separazione, Un po' me lo dice l'appeso, un po' me lo dice il 5 di coppe, un po' tutto questo gruppo di carte mi dice che potrebbe esserci una separazione e qui un nuovo inizio. Ora dipende sempre dalla situazione personale che avete, scrivetemelo comunque nei commenti. Andiamo a vedere un oracolo di questi, per piacere, grazie. Allora, questa carta parla di ragazze che stanno parlando fondamentalmente. Parla di essere felicemente single, qui lo vedevo. Parla di passare del tempo con gli amici, di vivere il momento, il carpe diem, sostanzialmente, e di avere divertimento, di divertirsi. Vi dico, nell'ultima parte di marzo, con tutti questi assi, ci saranno nuovi inizi, nuove idee, nuove conoscenze, conoscenze che arrivano dal passato e che era un po' che non vedevate, quindi la fine di marzo è bella movimentata. Anima gemella, sì, questa persona è proprio la tua anima gemella, ragazzi, fatemelo sapere, Fatemelo. Non sento che sia la persona della prima metà di marzo, ma scusate, della terza settimana di marzo, ma per queste carte qui, perché potrebbe esserci qualche cosa da dover perdonare, qualche bugia.
Però tutti questi assi mi fanno ben sperare in una persona nuova. Vi dico già subito che sapete che io non dico tanto i segni zodiacali, però per darvi un'indicazione potrebbe essere un segno di fuoco. E poi qui abbiamo luna, ma wow, ma che carte bellissime, amici della Vergine. Abbiamo luna di miele, godi con gioia del tempo trascorso insieme in vacanza. Qui è un modo come un altro per dire di godersi appieno i bei momenti, insomma. Andiamo a vedere ancora una di queste carte che sono dei mantra da recitare giornalmente. Ok, anche questa carta parla di gioia e c'è una parola che non so, la cerco un attimo. Ok, Basque è crogiolarsi. Quindi oggi mi crogiolo nell'energia della gioia. Wow, bellissimo. Ragazzi, io credo che siano proprio solo i vostri pensieri qui, eh? Le paure, le proiezioni, il senso di vittimismo. Avete anche un 5, dov'era, dov'era, dov'era? Qua. Avete un 5 di pentacoli e un 5 di coppe, quindi molti pensieri sono negativi, ma per vostra scelta, diciamo così. Quindi switchate, quando vi capita di avere un pensiero negativo, mettete della musica allegra, cercate di distrarvi e distogliete la mente dall'emanare quel tipo di vibrazione, perché vi ricordo che ogni volta che pensiamo, ogni volta che proviamo un'emozione, noi emaniamo una vibrazione. Ed è quella la vibrazione che poi ci ritorna indietro. Quindi, se siamo sulla vibrazione del mi va tutto male, il mondo ce l'ha con me e via dicendo, quello che torna è quello, quindi altre cose per cui lamentarsi, altre diciamo delusioni o altre cose che confermano il vostro modo di pensare negativo. Quindi è molto importante switchare i pensieri. Cari amici della Vergine, questo è quello che avevo per voi. Fatemi sapere nei commenti con un like. Se avete piacere potete iscrivervi, condividere o abbonarvi al canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!